Buongiorno viaggiatori e viaggiatrici, bentornati. Oggi guardiamo assieme quello che sono i menu, scoperte, i cataloghi guida per cercare un pochino di capire, perché mi è stato richiesto, che cosa fanno le varie sezioni. Oltretutto ragazzi, per i migliori aggiornamenti No Man's Sky è stato candidato per una delle sezioni dei Goti, quindi top. Prima di cominciare però ti ricordo di lasciare un follow, mi piace condividere il video con i tuoi amici, mi raccomando guarda il video fino alla fine perché watch time è importantissimo. Ti ricordo anche di spuntare la campanellina in modo che ti arrivino tutte le notifiche relative ai video che escono, perché non porto solo le guide di No Man's Sky ma tanto sull'aggiornamento videoludico anche. Per questa guida ragazzi mi sono spostato in alto a sinistra perché la maggior parte dei menu sono verso destra o verso il basso, così almeno cerco di non coprirvi nulla, perché qua in questo momento non andremo a guardare quello che sono diciamo la maggior parte, lo spazio che ci circonda o i pianeti, ma andremo a vedere il menu su tastiera ES, non so come sia da controller, e iniziamo con le scoperte ragazzi. La scoperta è qualcosa di diciamo abbastanza semplice, ve la butto giù, molto easy. La scoperta, ogni volta che entriamo in un sistema planetario possiamo vedere in scoperta i pianeti che ci sono e ci dirà, oltre a quanti pianeti, di che tipo sono, ci diranno anche gli elementi se li abbiamo scansionati, ovviamente dobbiamo prima scansionarli, ci dirà che cosa c'è all'interno di questo pianeta, quindi vedete economia, manifattura stabile, livello di conflitto alto, razza dominante Gek, ci dà tutte queste informazioni, ci dice che ci sono 4 pianeti e 2 lune. Se l'abbiamo scoperto noi questo sistema possiamo anche volendo modificargli il nome. In più appunto vi dà, cliccandoci sopra ragazzi, vi comparirà sull'astronave, vedete, vi comparirà il segnalino della navigazione, dicendoci ovviamente per indicarci dove dobbiamo andare. Ma torniamo, apriamo un pianeta, in questo caso abbiamo la possibilità di contrassegnare, ma per esempio in questo caso noi siamo atterrati e ci dirà all'interno del pianeta cosa potremmo andare a trovare, oltre ai punti navigazioni e ai materiali, la flora che potremmo andare a trovare, che in questo caso è 0, minerali scoperte 0, e anche qua 0 perché io non ho cercato niente su sto pianeta, ho cercato qualcosa di veramente vuoto, che non ci fosse niente. E ci dice anche la fauna, raro, ci dice anche il tipo di fauna com'è, quindi ci dirà che questo animale da trovare sarà raro, serve per il completismo. Ok, ci siamo? Nella parte invece qua, che purtroppo sono coperto io, copro leggermente, io troveremo il bioma, questo qua, che ci dirà in questo caso venti di vetro, l'attività delle sentinelle, quindi sentinelle separate dall'Atlante, flora sradicata, quindi non ci sarà sostanzialmente flora, e fauna abbandonata, quindi poco o niente. Questo è sostanzialmente il menu delle scoperte. Poi ovviamente qua abbiamo la possibilità di, se abbiamo visitato altri sistemi, di andare a vedere, fare, disfare e vedere su quali pianeti c'è cose o non ci sono. Diciamo che è una mappa, ci dà tutto quello che è possibile trovare e ci dà un'esplorazione di quello che più o meno abbiamo già visto. Andiamo a vedere invece quello che è un pochino più articolato, che è il catalogo e guide. Partiamo dalla guida, c'è il mercantile, abbiamo la possibilità dentro il mercantile con tutte le varie cose, come iniziare, cioè è praticamente sostanzialmente una guida a come utilizzare il mercantile, quindi se avete dei dubbi potete venire qua e capire esattamente cosa fare per migliorare e potenziare il mercantile. Obiettivi di viaggio ragazzi, quindi tutte quelle che sono le vostre missioni nel mondo, quindi avremo le missioni dell'esplorazione, della sopravvivenza e le spedizioni precedenti, che io ovviamente ne ho nessuna perché su questo salvataggio è relativamente nuovo e in più molte me ne sono perse perché le ho sempre abbastanza snobbate, sostanzialmente perché sono un cretino. Parliamoci chiaro, sono un cretino perché ho sempre giocato molto superficialmente No Man's Sky fino a un certo punto della mia storia di No Man's Sky. Poi abbiamo le varie razze, quindi tutto quello che sono i livelli di reputazione, le missioni dei Gek, dei Viking e dei Corvex.
e poi le varie cose della gilda della gilda dei mercanti, dei mercenari, la gilda degli esploratori, la gilda dei fuorilegge e quella degli autofagi. Quindi qua avremo tutto quello che sono gli obiettivi di viaggio. Parliamo invece di quello che è un pochino più interessante e che fa parte di quella parte di No Man's Sky che è un pochino incasinata. Su questo salvataggio stiamo a 336 scoperte su 638, quindi pochissima roba. Clicchiamo sul primo e abbiamo tutti i materiali. Le prime due pagine sono dedicate ai materiali e su dove li possiamo trovare. Alcuni semplicemente ci diranno con la descrizione cosa e come li possiamo ottenere, altri invece ci dirà esattamente dove navigare. Esempio, cerchiamo un sistema che contenga al suo interno Emerald. Facciamo un esempio. Ok, noi vogliamo andare a trovare dell'Emerald. Ci clicchiamo, ragazzi, clicchiamo sulla mappa galattica e vediamo questa linea verde che è quella della missione, perché ve la genera come se fosse una missione e vi dice, vedete qua, di raggiungere questo sistema per poter trovare un pianeta con all'interno, con il suo interno l'Emerald. Abbiamo carburante e strumenti, quindi ci dice come assemblare i vari tipi di carburante e i vari strumenti, quindi i vari proiettili universali, dove trovare per dire i dati recuperati, piuttosto che i miglioramenti del deposito o tanto altro. Poi ci sono i componenti per la creazione e qua è un altro inventario che vi spiega esattamente come fare le varie cose. Quindi non sapete come fare le placche metalliche, non volete andare sul menu, cliccate qua, vi dice ok, per una placca metallica vi richiede 50 di polvere di ferrite, ma ve lo fa con qualsiasi altro di questa categoria. Poi ci sono le merci esotiche, che sono merci che sono, diciamo, come dice il termine, esotiche, sono particolari e si trovano tramite tramite i viaggi dell'incrociatore o tramite l'esplorazione dei vari mondi. Idem gli oggetti bizzarri, alcuni si trovano grazie alle missioni, tipo vedete da questi nuclei qua, la chiave o l'uovo che si trova grazie alla missione, ma tanti altri, tutti, praticamente quasi tutti si trovano grazie alle missioni. Anche la corda carnosa, le merci di scambio, che sono tutte quelle merci che potete vendere per ottenere crediti. Qua vi dice che quanto vale a livello di unità ogni merce di scambio, quindi non dovete per forza averceli, potete dire ok, io voglio trovare, che ne so, questa, che servono per le spedizioni, perché tendenzialmente queste qua servono per le spedizioni, per i viaggi dell'incrociatore, per le missioni dell'incrociatore, quindi ci serviranno. Ma tanti altri potremo magari andare a vedere e dire ok, ma sai cosa c'è? Andiamo a cercarci a livello di difficoltà, che ne so, le casse di nanotubi. È vero che mi danno poco, ma li trovo più facilmente. Adesso un esempio, non ne vale la pena, era un esempio per dire. Qua troveremo tutte le piante, non ci diranno esattamente dove si trovano, ma ci diranno dove potrebbero trovarsi. Per esempio, bulbo stellare, la pianta può svilupparsi allo stato brado solo in ambienti lussureggianti, quindi saprete che per trovare il bulbo stellare dovrete trovare dei pianeti lussureggianti. E poi c'è la parte cuoco, quindi tutta la parte di cucina che dovrete gradualmente sbloccare e provare. Io soprattutto per la parte di cucina vi consiglio, a me ha dato tantissimo una mano, Assistant for No Man's Sky, l'applicazione, perché mi ha aiutato tantissimo, soprattutto per quanto riguarda quelle ciambelle che ci aumentano il drop di denaro dalle scansioni. Poi abbiamo il reparto tecnologia, dove ci dirà tutta la tecnologia che abbiamo sbloccato e che cosa fa, quindi tutto quello che è i vari reattori, quindi per dire, faccio un esempio, i reattori dalla classe C alla classe S ci danno come boost, idem le armi e anche tutto quello che sono le cose di atterraggio, gli scanner e cose varie, i multitool, armi, il mercantile, che ovviamente in questo salvataggio non ho sbloccato per un niente, l'esoscafo e le cose esotiche
esotiche, che sono quelle che vengono fatte per le navi viventi e per quello che sono anche le Sentinel. Ovviamente ragazzi anche qua c'ho della roba che ho fatto e della roba che non ho fatto, perché questo salvataggio è fatto apposta per fare le guide e portarvi del contenuto. Parti di costruzione ragazzi, qua ci dirà cosa ci serve per le varie parti di costruzioni, tutta la tecnologia che abbiamo e che possiamo sbloccare. Io alcune tecnologie non l'ho sbloccate perché non mi interessava, ma gradualmente le andrò anche su questo salvataggio per fare tutta la parte estetica della base che facciamo in live, le sbloccherò. Tutta la parte, come potete vedere, estetica, tipo la camera di coltivazione per poter coltivare anche sul nostro mercantile, tutta la parte di energia, la parte di agricoltura, tutte le ricette che si possono sbloccare con l'agricoltura, decorazioni, poster e parti esotiche. Le parti esotiche qua ragazzi purtroppo ne ho poche, ma perché molte si comprano, altre si trovano e onestamente me ne è fregato il giusto fino a una certa. Adesso dovrò andarle a cercare per aumentare il livello anche di decorazioni della base principale. Poi abbiamo le conoscenze acquisite. Conoscenze acquisite ne abbiamo 400 su 592 e qua possiamo vedere tutto quello che riguarda alla progressione delle varie razze, delle varie cose. Quindi per dire i Gek ci dirà tutto quello che abbiamo potuto fare, che abbiamo trovato, e tutte le linee di dialogo dei Gek, dei Viking, dei Corvex, l'Atlante con i modelli Atlante e quelle che sono le parole dell'Atlante, il registro, quindi tutto quello che c'è, il viaggio, e vi descrive tutto il viaggio ragazzi. L'Atlante è gli edifici, cosa sono gli edifici abbandonati, faccio un esempio, e tanto altro. Mettetevi e spulciate perché c'è veramente tantissima roba. Le formule ragazzi, queste qua ancora abbastanza semplici, ci semplificano la vita se ci manca della roba. Per esempio abbiamo bisogno del carbonio, possiamo trasformare il carbonio condensato in carbonio normale. Idem la polvere di ferrite, possiamo usare il paraffino per trasformarla in polvere di ferrite, e così via con i gas, con i cluster di naniti, con la muffa. Per esempio cosa posso fare con la muffa? Vengo qua, guardo, clicco e con la muffa posso fare la melma vivente. Ma cosa posso fare con la melma vivente? E vado a vedere tutto quanto, e c'è tantissima roba. Abbiamo le semplici, quelle di raffinazione, quindi alcune piante le possiamo raffinare per esempio tramite elementi, esempio uranio ossigeno, le formule di raffinazione complesse che io qua non ho sbloccato, e le varie ricette che vi dicevo prima che io mi sono fatto aiutare tantissimo tramite l'app, tipo le torte o le ciambelle. Ma c'è tantissima roba ragazzi, sono tantissime pagine, sono 10-11 pagine solo di ricette, quindi c'è veramente tanto da scoprire. E ultimo, non per importanza, le meraviglie ragazzi. Qua ci dà tutto quelle cose particolari del gioco, diciamo chiamiamole uniche, che non sono proprio uniche ma uniche nel senso che rappresentano una loro categoria. Quindi la cassa di reliquie, questo è un esempio, piuttosto che ne troviamo tante magari mandando in missione l'ammiraglia, ma che effettivamente è un oggetto che troviamo solo lì, ci può stare. Quindi qua è un'altra cosa dove ci dice guarda, questo qua hai scoperto questo, cioè è un contenitore con quello che sono tutte le cose un po' particolari, quindi errori raccolti, quindi le cose errate diciamo del gioco, della simulazione, chiamiamola così, i vari registri di pianeti, registri della fauna, che sono le faune, queste si parla di ovviamente le meraviglie, quindi robe particolarissime, registri della flora, dei minerali, quindi questi sono i minerali particolari, registri personali, questi poi li vedete andando avanti, registro del pesce, e qua ne abbiamo veramente tanto di pesce da scoprire, e il registro dei fossili ragazzi, che me ne mancano 2 o 3 mi pare, 4, 5, 6, 7, quindi pochissima roba, perché c'è stato il momento in cui ho fatto veramente tantissimi fossili. Sostanzialmente questo è quello che è il menu, è
è molto semplice, però mi rendo conto che se non spiegato può creare tantissima confusione. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile. Io vi ringrazio, grazie mille di essere rimasti fino a questo punto del video. Vi ricordo come sempre di attivare le notifiche per gli altri video che escono sul canale, anche non dedicati a No Man's Sky, ma sono tutto quello che riguarda l'aggiornamento del mondo dei videogiochi. Vi ricordo che venerdì 21 novembre saremo in live maratona estendibile su Twitch per festeggiare il mio compleanno. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao eroi!